Okay, good morning. Happy 1st of February. It is Fibre-free February. Let me start off with a little study from 2011 in the Journal of Gastroenterology. First author was Ann Peary in this study. In this study, she looked at around 2,100 people undergoing colonoscopies. She stratified them in quartiles based on fiber consumption and bowel movement frequency. Dice una dieta, sta mostrando questo studio in cui dice che una dieta ad alto contenuto di fibre non protegge contro una diverticulosi, come si chiama? Contro la diverticolite asintomatica. E io ricordo tra l'altro un episodio molto simpatico, diciamo, più o meno, in cui conosci Brock Lesnar, cioè il wrestler, il lottatore, ok? E lui ha sofferto di diverticolite e quando gli è venuta, in pratica i medici gli hanno detto che doveva aggiungere più fibre alla dieta e non doveva mangiare soltanto carne, doveva aggiungerci anche la verdura, perché altrimenti si sarebbe aggravata. E quella era la causa della diverticolite, un'assenza di fibre. Mi metto le mani in faccia. Comunque continuiamo con il video di Shawn Baker. So, interestingly, what she found, and the outcome they're looking at was something called diverticulosis. Diverticulosis is a condition where the colon develops all these diverticula, or these are little outpouchings, little sort of sacs. Dice la diverticolite è una condizione medica, è una malattia in cui il colon sviluppa tutti questi diverticoli That sort of pooch out from the colon and things get stuck in there and later they get inflamed and infected and you have something called diverticulitis. So that's una dieta ricca di fibre e e andare più spesso in bagno è associato con maggiore piuttosto che minore prevalenza di diverticolite. Le ipotesi che riguardano i fattori di rischio per la diverticolite asintomatica dovrebbero essere riconsiderati. Starts with I cani che ringhiano. va sempre a spasso con i cani, Shawn Baker. E poi sono dei cagnolini, piccolini. As the first part of the disease. And so what she found was the people that had the most fiber had the highest rates of diverticulosis. The people that took the most bowel movements had the highest rate of diverticulosis, and this was proven on colonoscopy. And again, questo è stato provato con la colonscopia, che le persone che consumano più fibre hanno casi più elevati di diverticolite. Those people that have more diverticulosis are more likely to have diverticulitis, which is often treated with antibiotics and sometimes surgery to remove the colon. And so in genere la diverticolite, quando viene trattata o con gli antibiotici oppure rimuovendo il colon. That was a fairly interesting study. Again, like I said, came out in 2011. One of the only studies actually looking directly at the colon with colonoscopies that verified this. Most of the other data on fiber has been generally sort of epidemiological observational studies that are not necessarily particularly helpful with regard to that. There's some studies coming looking at, the addition of fiber in preventing polyps doesn't seem to help. There's been a few studies looking at it with regard to blood pressure, doesn't seem to make much difference. A few studies show that it might lower cholesterol a little bit. Again, is that actually something we really are needing to do? Again, that would be debatable by me. Dice che l'efficacia delle fibre non è stata riscontrata in nessun altro studio, ma comunque per la maggior parte sono studi osservazionali, quindi non se ne può ricavare tanto. Dice che si è visto che le fibre non aiutano né ad abbassare la pressione sanguigna né in altre cose. L'unica cosa che sembrano fare è abbassare leggermente il colesterolo, ma lui giustamente dice è una cosa che veramente vogliamo fare, abbassare il colesterolo? Many people I think fiber is conditionally beneficial, and what I mean by that is if you're eating a standard American diet. Shawn Baker dice che mangiare le fibre è condizionalmente benefico, ok? Per cui dipende che se una persona fa una dieta standard americana, allora
aggiungere anche le fibre sì, può avere dei benefici, ma se uno non sta facendo una dieta standard americana, se stai facendo una dieta carnivora, le fibre non ti servono assolutamente a niente, ma proprio a niente, zero spaccato. If you're eating perhaps a high glycemic load diet, then fiber can mitigate some. Ecco, tra l'altro, se mangi molti cibi a indice glicemico molto elevato, allora sì, può abbassare anche un po' i livelli di glucosio, ma quello è. Se tu non consumi cibi ad alto indice glicemico, per niente proprio, il problema non si pone proprio. The effects of that, but to say it's essential, say it is a net benefit, I think it depends on where you're starting at. I think it does not provide any benefit for a carnivore diet. Certainly not essential. I mean, I've literally gone almost 5 years without any fiber, and I will tell you my GI function is just completely fine. I have regular bowel movements. I have them, once a day, once every other day, something like that. No problems, no constipation, none of that stuff. And we'll see that. We'll see that when the Harvard study comes out that constipation was a very rarely reported side effect of people that have been doing this diet for 6 months or more. Probably the prevalence of it was lower than the general population. And so, again, the people that these misconceptions around fiber are immense. You remember, fiber is generally a cheap agricultural byproduct, and they put it in foods to bulk up foods to increase their profit. And there's this huge marketing campaign around it, and some of it involves the scientific literature. It's part of the marketing campaign, quite honestly. E cioè, in genere le fibre vengono aggiunte al cibo per aumentarne di volume. Honestly, this whole sort of balanced diet mantra that we hear. A lot of people, I believe in a balanced diet. Well, I believe in fucking tooth fairy. You can believe in what you want to. It's largely marketing, guys. Tell me about this balanced diet that the average human could have had, 3,000 years ago. Dice, le persone possono dire, io credo in una dieta bilanciata. E lui dice, credi in quello che vuoi, ma non mi dire che le persone 3.000-4.000 anni fa avevano bisogno di consumare le fibre. 5,000 years ago, 50,000 years ago. It doesn't exist. E in che modo potevi avere una dieta bilanciata che abbiamo oggi? The stuff, these food recommendations that we have would have been literally impossible. Dice, le raccomandazioni che abbiamo oggi sul cibo sarebbero state letteralmente impossibili migliaia di anni fa. For humans to have obtained. I mean, a lot of these foods don't even grow in the same region, let alone the same continent. And yet we're told. Ci dicono di consumare cibi che non crescono nemmeno nello stesso continente. To eat, 5-10 servings of fruits and vegetables every day, eat the rainbow, eat all these multicolored foods that literally don't exist in the same locations. I cibi con l'arcobaleno, i colori dell'arcobaleno. Dice, anche quelli, la maggior parte non esistono nello stesso luogo. And we're supposed to eat it year round, by the way, which again, that's also another impossibility. Anyway, so nice dinner last night with Mr. Frank Fitzpatrick. He is the proprietor of the 5-Bar Beef Company up here in Orange County. He has regeneratively raised animals that are completely, free of vaccines, hormones, antibiotics, completely grass raised. They're called Barzona cattle. So I had my first taste and they're quite tasty. So anyway. Vabbè, qua sta dicendo che ha assaggiato una carne di animali allevati al pascolo senza antibiotici, eccetera, eccetera. Dice, erano buoni. It's good to see that he is caught up on his sales. People are buying more of these things. It's good to see. We need to support our local ranchers. Dice, le persone stanno iniziando a comprare sempre di più animali allevati al pascolo e poi alla fine dice, dobbiamo supportare sempre di più questi allevatori che allevano bene gli animali. That is incredibly important. As they go to centralize food, as they go to control food, as perhaps Bill Gates buys up all the farmland, I'm sure, to raise cattle. Unlikely, likely more processed. C'è stata questa notizia di Bill Gates che ha comprato un sacco di terra, ok? Tantissima terra, credo che sia negli Stati Uniti, non lo so di preciso. E le persone giustamente si stanno chiedendo che ci deve fare Bill Gates con tutta questa terra. Shawn Baker dice di sicuro non per metterci le mucche. E alcuni dicono che sarà semplicemente un investimento perché la terra comunque vale molti soldi. Okay? È un modo
possedere comunque una ricchezza, però io mi chiedo che motivo avrebbe di comprare proprio la terra se potrebbe acquistare, che ne so, appartamenti, immobili, potrebbe acquistare tante di quelle cose e invece acquista proprio la terra, per cui io suppongo che comunque sia un qualcosa più di soia, tutte queste schifezze qua, per cui aumentare ancora di più il consumo di alimenti vegetali per spingere ancora di più dieta vegana, vegetariana e queste cose qua. Cheap slop is what they want to feed the world. We've got to defend our rights, guys. We have to do it now, and we need. Shawn Baker poi dice, uno come Bill Gates con tutti i soldi che ha, cioè con i soldi che ha potrebbe comprarsi tutta la terra che esiste lui. Quindi se Bill Gates finisce per avere più terra lui e fare praticamente terra bruciata a tutti gli altri allevatori che non possono più avere la terra a sufficienza per allevare gli animali e dargli da mangiare l'erba, per poi questi animali essere macellati e fare la carne, per cui alla fine questo impatterà ancora di più sul consumo di carne, che diminuirà ancora di più perché non ci sarà più terra a sufficienza, perché è già in possesso di altre persone che la utilizzano per altri scopi. You do it aggressively, and so the best way you can do that is diversify who you support with ranchers. You know, the big central food companies. Got to step away from those guys. Got to make, you know, this is the Wall Street bets movement, you know, of nutrition, and you know the processed food companies, the junk food, the PepsiCos, the Frito-Lays, the you know, the Tyson Foods, the places like that. These are the hedge fund guys, and so we need to stick it to them. And the way we do that is we go directly to the ranchers, we go directly to the farmers. For you guys that you know, are still eating, you know, plants, and I don't, you know, like I said, I don't care what people eat. If that's what works for you, great. But we need to protect our food sovereignty, because once it's completely centralized, they control it. They control what you get to eat. If you listen to the World Economic Forum, their recommendations, you get one beef burger, one beef patty a week. Yeah. Non importa le persone dove comprano la carne, fino a quando le fa stare bene, ok? Però è decisamente più importante acquistare la carne direttamente dagli allevatori, perché in questo modo li si supporta maggiormente. E se lasciamo che il mercato, che le terre, che gli animali, che le carne finiscono quasi tutti in mano a un proprietario soltanto, ok? Per cui se una multinazionale soltanto possiede la stragrande maggioranza di terra, di animali, controlla il commercio di carne, controlla anche il consumo. Se succede questo, è probabile, ad esempio, come una persona come Bill Gates che strizza l'occhio al veganesimo, chiaramente potrebbe portare le persone a consumare sempre meno carne, e organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano di consumare, udite udite, 500 grammi di carne a settimana. Questo è tutto. Io lo mangio in mezza giornata e nemmeno. Quindi Shawn Baker quindi sta dicendo questo, che bisogna supportare assolutamente gli allevatori locali, ok? E fare in modo da supportarne anche tanti, di modo che il consumo della carne resti in mano a tante persone e non venga centralizzato. That's going to be your allotment. One beef patty, 1 or 2 eggs, glass of milk a day. That's your rations, guys. That's coming if we don't do something about it. So I'd strongly, you know. Dice, se non facciamo qualcosa al riguardo, se non gli impediamo di possedere tutto ciò che c'è da possedere, e va a finire che le persone potranno avere cibi animali veramente come se fossero le razioni di cibo date alla popolazione in tempo di guerra. Vabbè, quindi volevo fare questo video semplicemente per parlare di questo. Grazie mille per aver guardato questo video, ci vediamo al prossimo.